A gennaio 2023 ho deciso di partire per il Messico. Arrivato a Mexico City, ho poi proseguito per la regione di Oaxaca, Oaxaca City, Mazunte, Puerto Escondido, per poi arrivare alla regione del Chiapas, San Cristobal, e infine quella dello Yucatan, con Tulum e Cozumel. Vi porterò con me in questo viaggio fatto di storia, cibo, onde, tramonti mozzafiato, tanto divertimento. Questo è Documentario Moderno. Io sono Tau. Hola, buongiorno. Sto prendendo la DO che mi porterà a Oaxaca e niente, ieri sono divertito, ho fatto una bella serata con tutti gli amici dell'Airbnb. Oggi sono un po' stanchino, però è stato bello. E niente, adesso parto per il mio primo bus messicano, che credo sia questo qua, e speriamo sia bello. Il bus sembra molto figo, come tutti i bus fa un sacco di freddo, quindi ogni volta che andate in un bus portatevi un giacchetto. Io mi porto anche il cappellino di lana perché avevo superato e quindi mi fa freddo alla testa, però ecco, non costa niente, cioè portarsi un paio di cose così e passi il viaggio bene, se no passi il viaggio che è un incubo, perché di solito in sti posti fa super freddo e quindi niente. Vi volevo raccontare una cosa, perché mi è successo adesso che mi ha visto un ragazzo fare i video e parlare con la telecamera, e un bambino messicano, e ha iniziato ad aprire gli occhi proprio così, e poi piano piano, capito, ho detto alla madre posso chiedergli una foto. Poi è venuto da me, mi ha chiesto una foto, poi mi ha detto in modo molto timido: qual è il tuo canale YouTube? Cioè, io ancora non ho un canale YouTube, cioè nel senso non so neanche che cazzo sto facendo, cioè io sto facendo queste cose per me principalmente, non per andare su YouTube. Beh, forse li metterò uno per provare, ma non è la mia principale ambizione. Però ecco, vedere questo bambino come mi guardava, cioè è una cosa bellissima pensare che un bambino del Messico possa viaggiare con la mente anche attraverso questi canali, cioè lo trovo una cosa stupenda. Dall'altra, vedere un bambino che sgrana gli occhi a 6-7 anni avrà avuto, per un canale YouTube e per un possibile YouTuber famoso con cui si è fatto la foto, sinceramente non lo so, mi ha fatto strano, però vabbè, perché è cambiato il mondo completamente. Cioè io quando ero piccolo, i personaggi famosi erano pochissimi ed erano tutti in televisione, in quella scatola magica dove facevano vedere tutto. Invece adesso, cioè, non è così. Adesso tutti possono diventare famosi prendendosi una telecamera, mini telecamera, e parlandoci sopra, e fa strano. Vabbè, è una riflessione così.
Ciao, Oaxaca. I taxi qui sono tutti gialli e mi piace questa cosa. Sembra di stare a Milano negli anni 80. Eccolo qua, Consello, la mia via. Muchas gracias. Ecco qua. 80 pesos. Is so beautiful, really. Like, este muy lindo tutto. Muchas gracias. Tu este vera donna mexicana. Oh, Vera gracias. donna from Mexico. Yes. Wow. They're just preparing it, yeah. Oh, wow. Yes. Muy lindo. Es poca luz ahorita. Poca ahorita luz, sí, ahorita ok. sube. Ahorita sube. Yes, this is No just sabe another esto. one. Che bello. Oaxaca, ridente cittadina centrale della regione di Oaxaca, una capitale del cibo, del gusto, della danza, del folklore. Sono super eccitato di vedere cosa mi aspetta in questa meravigliosa e colorata città. Non vedo l'ora. Intanto vi faccio un giro, un primo giro iniziale e via, si va a Oaxaca. Dança só mais guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Andando estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso, dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. No se puede estar llegando. Tengo miedo a Eccomi, allora ho preso praticamente per iniziare scallop e shrimps in aguachile sauce, poi ho preso una zuppa, special cathedral soup, e quello per cui sono venuto, cioè le mole, e ho preso precisamente il cicilo mole, che è un short ribs con potato confit, caio cote, che è una specialità di potato tipica di qua. Poi per bere ho preso un cocktail con mezcal e un mezcal a parte, il tepzetade. Questo posto mi è stato consigliato, potrebbe essere una totale spalanzata come un bel posto per iniziare, diciamo, questo viaggio culinario a Oaxaca, e speriamo non vada bene. E non vedo l'ora, sono eccitato di mangiare questi piatti, iniziare a assaggiare alcuni dishes di questi luoghi. Mi è arrivato il primo dishes, che è questo qua, poi c'è questa salsina di accompagnamento, mi è arrivato anche il cocktail, sempre con dentro il mezcal, e il mezcal con il peperoncino e l'arancia, perché va accompagnato insieme quando lo bevi. Mi diceva che il mezcal viene dall'agave, quindi viene dalla pianta dell'agave, e ci sono varie diciamo tipologie di mezcal. Questa è una delle più rinomate, e niente, adesso inizio a mangiare. Wow, mi vuole dire qualcosa di sto piatto? El Sorry, the rest. service de res. E sto?
Esote es el 100%. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Isa? Catedral. Catedral Soup. E cosa tiene Flor de adentro? calabaza, Ok, calabacita, ok. un poquito de queso fresco Ah. y lleva lo que es un poco de crema. Oh my god, look at this. Ok, muchas gracias, gracias. E dopo questa biciclettata, questa cena un po' costosa, mi è costato tutto 78 euro, che paragonato all'economia di qua è molto, si parla tipo di tipo una cena da 150 euro in Europa, e qua ti costa 78, però siamo su quel target lì. La cena è stata buona, non mi è piaciuto l'ultimo piatto, il mole, che era un piatto un po' così. Le altre due invece, il primo, che era una specie di guacamole di marisco, mi è piaciuto tantissimo, e il secondo anche, la zuppa con del queso dentro, era veramente buona. Adesso mi faccio un giro per Oaxaca, un mini giro, e poi vado a dormire perché sono super stanco. E ho già visto un bel po' di attività da fare in questi giorni, ne farò sicuramente alcune, e niente. Questi quadri sono di Agustín Moreno, un artista locale, e mi piacciono molto, sono molto belli, vanno proprio a scavare nell'anima dei soggetti, e le ripetizioni delle figure sono molto interessanti, a non parlare poi di questi quadri che vanno proprio a incidere l'essenza delle cose, che può essere un animale, che può essere uno scheletro, che può essere un corpo femminile. Bello, bravo. Oaxaca è così. Entri in queste specie di case e puoi trovare questi artisti pazzeschi, giri e niente. Buongiorno. Buongiorno. A questa stanza stupenda. Farò una bella colazione, poi vedrò il Mirador e poi credo di fare un bel giro per la città, vedere un paio di posti, rilassarmi. Oggi voglio rilassarmi. Domani forse faccio una gita. Faccio anche forse una prova di mezcal. E poi domani volevo fare una gita, tipo un giro attorno alla zona di Oaxaca. Vedremo. Va bene. Che bello qua. Mi piace. Volevo dire una cosa, che comunque viaggiare soli non è facile a volte, sapete? Io viaggio solo da tanti anni e diffido dalle persone che ti vengono a dire viaggiare da solo è bellissimo. Sì, è bellissimo, puoi fare tutto quello che vuoi, ogni mattina decidi tu quello che vuoi fare, cosa che invece di solito nelle mie esperienze, se vai
con qualsiasi persona che è la tua fidanzata, che sono i tuoi amici, di solito devi sempre mediare, la mediazione porta perdita di tempo, però è anche vero che essere da soli a volte porta un po' di malinconia, un po' di tristezza. Se vedi cose belle vorresti condividerle con le persone che vuoi bene, con cui hai condiviso tante cose, e questo non accade. E quindi ci sono, diciamo, risvolti positivi e risvolti negativi. Anche se viaggiate in coppia, cioè si può anche svegliarsi una mattina e dire bah, io non c'ho voglia di seguirti, voglio prendermi del tempo per me stesso o per me stessa. Cioè non è obbligatorio condividere tutto e non è obbligatorio non seguire le proprie sensazioni. Seguitele e vedrete che le cose nel tempo si evolveranno in meglio e seguirete sempre più quei momenti, li capirete sempre di più, i segnali che vi dà il destino, la vita, le persone, e quindi andrete a inseguire quei segnali. E quindi questa volta è complicato perché le persone si organizzano tantissimo, non inseguono mai le vibes, gli stati d'animo, no, cercano comunque di programmare tutto pure quando si è alla scoperta di qualcosa, quindi non dovrebbe essere programmata una scoperta. E questo è il mio consiglio. Va bene, inizio la giornata. Ciao. Bravo! Quella amica Vanessa. Ciao, io sono l'amica Vanessa. Eccola qua, siamo insieme dopo tanto tempo e niente, adesso abbiamo fatto colazione in questo posto bellissimo. È la prima volta che faccio vedere ai miei amici come fanno come un coglione davanti a una camera ed è divertentissimo. Hola, ciao, grazie. Guardate che bello, un posto stupendo con queste scimmie appese e niente, ciao, grazie, hola. Qua a Oaxaca ci sono un sacco di serigrafie super interessanti, luoghi dove comunque si può fare sia un corso di serigrafia sia comprare papel, come si dice, opere fatte con la serigrafia, con lo stile della serigrafia, oppure anche opere non serigrafiche ma comunque fatte a olio, fatte in acrilico, fatte su... guardate qua che figata, questa è la lamiera, guardate qua sulla lamiera, guardate quest'opera bellissima, guardate questo deol con questo bagno mini, che bello è sto posto, pazzesco. In realtà non c'è nessuno. Sono impazzito, non so se lo sai, cioè, comunque viaggiando da solo. Guardate qua che bello! Wow. E qua si può mangiare quindi, scusa. Hola! Porco due! E stavo calpestando, scusami. Es el estudio del
Carlos Arango Clos. Oh, Es wow. un artista clásico oaxaqueño. ¿Es mexicano? Mexicano, oaxaqueño, de aquí del Valle de Oaxaca. Y este es su estudio. Él trabaja acá por las tardes, a partir de 5 o 6 de la tarde. En la noche A ver, acá ¿cómo? tiene un ambiente mucho más acogedor porque No, claro. está muy oscuro y la iluminación solamente son Oh. algunos LEDs. Qué bárbaro. Es hermoso, con todas las plantas. Igual de día, ¿no? Me encanta también porque creo que los colores así son muy llamativos, muy fuertes. E il maestro lavora aquí? Aquí, en la tarde, este es su Su estudio, su donde estudio. trabaja, en realidad. Y lo tiene abierto al público justamente para que la gente también pueda venir y conocer su obra. Wow. Porque a veces es muy complicado que tú pintas y no te dan un lugar, no te dan un espacio para exponer. Y así él hace yo los dos trabajo juntos, y hace trabajo eso. y galería. Pero también sale, hace poco estuvo en Francia, fue al Carrusel del Louvre y Sì, al Louvre? Al carrusel. bueno, en la Carrusel. parte de abajo. Della parte de ajá, abajo, sí. Fue una exposición colectiva, o sea, no fue el único, pero fueron varios mexicanos, entre ellos él. Wow. Sí que es famoso, como es Sí, muy- Sí, uno de los está en más España, importantes. está en Francia, Estados Unidos. ¿Y cuántos Colombia. años tienes? Más o menos. 52. Puoi ripetere il nome Carlos Arango Clos. Allora, qua siamo in un posto di serigrafia molto bello e la signora, salve, mi diceva che queste serigrafie possono essere fatte con la plastica, questa qua, gracias, o in legno, come in legno di Madeira, e la differenza sta che la plastica comunque dà una parte molto liscia alla serigrafia, invece il legno da una parte ruvida, vedete qua, quindi è molto più bello, molto più ricercato. Entonces con esto vamos a empezar a trabajar. Es lo Este mismo. è lo mismo? es lo Ah, mismo. ok. El color solamente cambia. Claro. Ok, Va a claro. ser con esto. Allora, oggi facciamo la serigrafia con Vanessa, serigrafia con Vanessa. E lei farà questo disegno pazzesco, bellissimo. Non lo farò mai. Sicuramente verrà uguale. ¿Y tú piensas que esto puede ser bastante simple para hacer? No. E io Però tiene che invece essere non lo muy so, rapido. io farò il cavallo. No, non lo so cosa farò. Vi farò vedere. Come si chiama? Gaby. Gavi. Gavi. Madonna che figo, guarda in camera. Sei muy lindo, eh? Sí. Wow! Cioè, ho inventato un Adesso nuovo sono tutti simbolo due pezzettini. Inca. Vanessa sta facendo anche lei un lavoro stupendo. Puoi mostrarlo un secondo? Guarda che bello. Che il tuo esce benissimo in video, E niente, quindi siamo qua, stiamo rintagliando, parlando di vita, parlando di storie, parlando di amori, di esperienze. E questo è il Messico. Intaglio, parole, sandalini. Wow, gracias. Pero ahora tú le dices si todo está bien o necesita. Un poquito. Él va a observar, por ejemplo, aquí nos faltó como un poquito más de tinta. Ok. Pero no tiene que trabajar más. No, solamente agregar más tinta. ¿Eso cómo se llama? ¿Estampo? No, ¿cómo? Ah, sono felice, guardate che bello il mio simbolo Maya, il mio simbolo Mexico. Che bello.
Gracias. Sí. Muchas Sí, gracias. ¿Hacemos otra? Sí, nosotros. Così piccolina di legno con fuori tante piante. Che bella. Anche un 30 metri quadri. Tu vorresti una casa così, eh? Vabbè, ma se la vuoi la puoi avere. Basta volere fino in fondo. Quanto costa una casa così? Che bello qui. Brava lei che Stiamo andando al Miraduro. good in running. Stiamo andando al Miraduro. E ci sono queste casette che sono pazzesche. Guardate che belle. Che bello qua. E lui chi è? Ah, Juarez. Sai che Juarez era fu il primo presidente messicano con origini indio. Quindi il primo e l'ultimo. Questo posto mi ricorda troppo i Miradori di Lisbona, dove io ho vissuto per 5 mesi della mia vita, vissuto e lavorato come chef per José Avilés ed è bellissimo, guardate che bello, che meraviglia. Metti like, iscriviti, seguimi su TikTok e Instagram.